Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di una NDE particolare perché darà le risposte a alcune domande che voi mi fate sempre: paradiso, inferno, perché alcuni lo vedono, perché tanti non lo vedono, perché alcuni santi o alcuni carismatici, alcuni sensitivi, chiamateli come volete, l'hanno visto, mentre la maggior parte di quelli che hanno NDE non lo vedono. Chi parla di vari stadi sociali, chiamiamolo così, di vari livelli di spiritualità attraverso i quali si può arrivare a appunto livelli diversi di amore, di conoscenza, di benessere. E invece poi alcune NDE negative che ci parlano anche di inferno, che non è un inferno come noi lo intendiamo, ma di solito è un inferno autoindotto. Dovuto alla nostra incapacità di accettare determinate situazioni o alla nostra volontà di punirci, ma questo lo vedremo in avanti. Un'altra cosa che questo caso, che mi è stato sicuramente suggerito dall'alto, perché stavo pensando quale caso avrei potuto proporvi per darvi uno specchietto, una piccola esplicazione il più semplicemente possibile di questa differenza di visione a volte dell'aldilà, e proprio aprendo così il mio database è spuntato fuori questo caso. Non so se ho cliccato, toccato qualcosa, non lo so, è venuto fuori. Gli ho detto, ma non me lo ricordavo questo caso, gli ho dato una letta ed eccolo qua. Quindi suggerimento dall'alto, vediamola così. Per chi è credente, per chi non è credente, va bene, è uguale. Allora, il caso di questa NDE è particolare. Innanzitutto, il personaggio in questione è un pastore protestante, quindi un prete protestante, si chiama Daniel Ekekukwu, spero di averlo detto bene, ma comunque ve lo scrivo sotto perché è un cognome impronunciabile, che è rimasto morto per ben 2 giorni, ma non è stato dichiarato morto dal primo passante per strada o da un medico di campagna improvvisato. È stato portato in ospedale e lì hanno fatto tutte le verifiche del caso. Quello che vedrà Daniel viene spiegato anche da un suo preambolo, e questo è per spiegarvi che quello che succede nell'aldilà spesso è un profondo rispetto nei confronti di chi arriva, che può essere sì gasato dall'amore, da questa sensazione di gioia, di non dolore, eccetera eccetera, ma che comunque porta con sé una grande confusione e a volte anche del timore, per cui il modo di approcciarsi a chi arriva nell'aldilà sarà quello più consono alla sua cultura, al suo modo di sentire, al suo modo di vedere, soprattutto se per questa persona è già stato deciso che dovrà tornare indietro. Quindi attraverso il suo cervello, i suoi pensieri, la sua cultura, il suo modo di essere, riportare una certa testimonianza. Quello che conta però non sono le differenze di visualizzazioni di determinate cose, oppure se uno vede i santi, un altro vede i parenti, un altro vede gli amici, un altro vede degli sconosciuti, chi vede gli angeli, chi vede solo degli esseri di luce, chi vede Gesù, chi vede Buddha, eccetera. L'importante è la sostanza. Come dice Bruce Moen, un'automobile resta sempre tale, non importa se blu, bianca, rossa, se è una Spider, una berlina, l'idea è quello che conta. Quindi sappiate e tenete sempre presente tutto questo quando parliamo dell'NDE. Ecco perché a volte ci possono essere delle differenze interpretative e soprattutto qualcuno può parlare di inferno nel vedere una situazione in cui, chiamiamole, certe anime, certi spiriti, certe persone passano un momento di fatica, di difficoltà nell'aldilà, che questo però gli permetterà poi di passare a un livello successivo, come abbiamo già visto in altre NDE. Difatti si parla a volte di livelli di esistenza o focuses e tanti altri, e questo se ne parla sempre quando si parla sia dal punto di vista religioso che metafisico. Quindi io vi spiego queste cose perché a volte uno può restare scioccato da una testimonianza o da un'altra riportata dai vari ritornati, perché così possiamo capirli ritornati.
Quindi non c'è contraddittorio nelle testimonianze di NDE, ma ci sono punti di vista diversi o interpretazioni diverse. Ho sempre parlato di assonanza cognitiva, quando il nostro cervello, non potendo spiegare un qualcosa, un'esperienza che lui non ha mai vissuto sulla Terra, di cui non conosce termini e paragoni, cerca di catalogarla o di spiegarla con un'esperienza simile che esiste nel mondo terreno. Allora Daniel, quando il corpo di Daniel arriva in ambulanza all'ospedale, si è sentito male, è svenuto, l'hanno caricato sull'ambulanza, l'hanno portato in ospedale. Fu esaminato dai medici del pronto soccorso, fu esaminato il respiro, il battito cardiaco e la risposta delle pupille. La risposta delle pupille è importante perché può mancare il respiro, perché c'è un momento di mancanza di respirazione, può esserci il cuore fermo, ma se le pupille hanno ancora una reazione vuol dire che c'è ancora qualcosa di vivo. Quindi, facendo battere anche artificialmente il cuore col massaggio cardiaco e dando ossigeno, la persona potrebbe tornare in vita. In questo caso tutti e tre, tra virgolette, i sintomi, tutti e tre i segni di vita erano assenti. Quindi Daniel fu considerato morto, fu dichiarato morto. Dovete sapere che Daniel, dopo 2 giorni, perché poi una volta dichiarato morto è stato preparato per le esequie, per fortuna non è stato imbalsamato. Voi sapete che qua dalle nostre parti vengono iniettate delle sostanze, vengono messi degli abbellimenti a secondo del tipo di trattamento che ci viene dato, di quanto dovremo rimanere in attesa per le esequie funebri, e quindi in quel caso, se uno avrebbe un barlume di vita, avesse un barlume di vita, potresti dare il colpo di grazia, ma non importa, perché vuol dire che era il momento di andarsene. Questo ve lo dico per chiarire le cose. Invece dalle parti di Daniel questo non viene fatto, la persona viene lasciata lì i 3 giorni canonici, nel caso fosse appunto una morte apparente, e anche se questo non pareva assolutamente il caso, e poi per organizzare il funerale. Quindi viene messo nella bara, vestito, pulito, messo sistemato, messo nella bara e messo nella sua chiesa per che tutte le persone che lo amavano, i fedeli che lo seguivano, potessero andare a dare un estremo saluto. Dopo 2 giorni Daniel si rianimò, il cuore riprese a battere improvvisamente, vedendo che iniziava a muoversi, la gente si spaventò, potete pensare chi urlò il miracolo, chi si spaventò, eccetera. Lo presero, lo portarono all'ospedale e di piano piano si riprese e tornò a una vita normale. Già questo ha del miracolistico. Quindi andiamo a vedere cosa successe però nel momento in cui lui fu dichiarato morto, e quindi il suo cuore non batteva, i suoi polmoni non si gonfiavano e le sue pupille non reagivano, quindi fisicamente morto. Dice Daniel che fu prelevato da 2 angeli che in meno di pochi secondi lo portarono da fuori del corpo che lui vedeva, lo portarono in cielo, in un'altra dimensione, e lo consegnarono a un essere di luce di cui non solo il corpo era luminoso ma anche i vestiti, e non si capiva bene se i vestiti fossero separati dal corpo o se fossero stati tutto uno col corpo di questo essere di luce. Dice che l'essere di luce secondo lui era un angelo e gli parlava, non si sa in che maniera perché lui sentiva la voce dentro di lui, gli parlava in tono amichevole, e mentre gli parlava e gli sorrideva in tono amichevole vide un'immensa folla di esseri splendenti e chiese all'essere di luce chi fossero. L'angelo, come lui lo definisce, anche se era un po' diverso dagli angeli che l'avevano portato in quel luogo, disse che erano i santi raccolti in preghiera, e lui fu colpito da come erano tutti sincronici nel pregare e nel lodare Dio. E anche qua vi faccio abbastanza evidenziare che a secondo della capacità della sensibilità anche religiosa delle persone, nell'NDE succede sempre che si incontrano
quelle persone di maggior preferenza, chi incontra i parenti, chi incontra gli esseri di luce, chi incontra angeli, chi incontra Gesù e chi incontra altri esseri. Questo è per dire come anche in questo caso, come nel caso del prete francese che abbiamo visto qualche NDE fa, anche lui vide i santi. E quindi siamo già a due che hanno più o meno la stessa esperienza. E quindi Daniel voleva unirsi a loro a lodare il Signore, era a casa sua, era una festa per lui, ma l'angelo gli disse che gli doveva mostrare quello che Gesù aveva preparato per lui e per tutti, e gli fece vedere queste case che erano splendide, erano d'oro ma trasparenti come il cristallo, e lui chiese all'angelo, Daniel chiese all'angelo, ma come mai queste case erano tutte belle, pronte così, ma tutte vuote? E lui gli disse: perché chi deve, i santi, lui li interpreta come i santi, comunque chi deve andare a abitare queste case non è ancora pronto, quindi deve fare un processo di preparazione. Ed ecco qua il famoso, che potrebbe essere il purgatorio, oppure anche a un livello più basso l'inferno, cioè il fatto di doversi migliorare, preparare, purificare, ognuno secondo del tono religioso che ha, della cultura religiosa che ha, la vede in maniera diversa, quindi diventare più adatti, più pronti a fare una vita in queste case nell'aldilà. E dopo avergli fatto vedere questo, l'angelo gli fece vedere una città meravigliosa, e quindi questa era la splendida città di Dio, di cui Daniel ebbe una visione fugace, perché nel frattempo l'angelo gli disse che adesso gli avrebbe fatto vedere l'inferno, e lo spostamento fu così veloce, rapido, rapidissimo, in un istante, che Daniel non riusciva più a capire cosa stava succedendo, cosa stava vedendo. E arrivarono davanti a un bellissimo portone con la scritta "Benvenuti all'inferno", e Daniel piacque questa cosa, gli sembrava quasi la pubblicità di un caffè, perché lui aveva visto un portone del genere nella pubblicità di un caffè, quindi così lo identifica, una volta rianimato, una volta tornato in vita, il suo cervello. E il portone si aprì, e a un cenno dell'angelo, e Daniel iniziò a sentire dei rumori piuttosto spiacevoli. Vide gente di ogni razza e età che piangeva, si lamentava, brontolava, ma non vedeva le fiamme, non vedeva il fuoco. Lui si aspettava le fiamme dell'inferno, no? E vedete che anche qua iniziamo a vedere la differenza che spesso io vi dico dei preconcetti. Noi abbiamo il preconcetto che ci siano delle fiamme dell'inferno. Sembrava piuttosto, dice Daniel, che il fuoco l'avessero dentro, che il loro tormento fosse dentro di loro, che fosse un tormento tra di loro, come quando si ha una grossa angoscia, una grossa ansia, perché magari si sa di aver sbagliato qualcosa, di aver fatto del male a qualcuno, di aver fatto soffrire qualcuno che si ama. Ecco, più una cosa di questo genere. Daniels notò come molti di questi sofferenti si volgessero a lui per chiedergli aiuto, per chiedere una mano, come se non vedessero l'angelo che l'accompagnava. Bruce Moen, che come vi ho detto prima è un esperto proprio di NDE, ci insegna che coloro che sono bloccati nei vari focuses o piani bassi non vedano gli helpers, cioè gli angeli, gli esseri di luce, gli aiutanti, perché il loro livello vibratorio spirituale è troppo lento, però riescono a vedere i visitatori, i mediums o i viaggiatori che posseggono una specie di aurea al loro livello di percezione. Quindi questo è quello che succede. E tra questi persone che stavano appunto un po' soffrendo così, Daniels vide un monsignore, un vescovo che aveva molto sbagliato nella sua vita e che chiedeva aiuto. Appunto il
il prelato, il vescovo, gli dice di aver sempre intascato i soldi che sarebbero dovuti andare ai poveri e ai bisognosi, che però li ha accumulati in un posto dove, nel caso Daniel fosse tornato in vita, visto che aveva percepito che non era un'anima defunta completamente, avrebbe potuto riparare al danno che lui aveva fatto, e gli chiese questa cortesia. Ma Daniel non sapeva se sarebbe tornato indietro, cosa fosse successo. In quel momento allora l'angelo gli confermò che sarebbe tornato indietro e che gli avrebbe concesso di sistemare come messaggio a lui e all'umanità a cui lui avrebbe parlato il fatto di trovare questi soldi e sistemare la situazione proprio come indicazione di migliorarsi, comportarsi bene, amare, cercare di fare del proprio meglio per non trovarsi poi nelle condizioni dell'alto prelato che deve passare un periodo di sofferenza. Quindi Daniel in quel momento viene rinviato indietro e appunto si riprende, cerca di capire dov'è. Nel frattempo la gente si spaventa all'interno della chiesa, chi scappa, chi fugge, chi grida al miracolo, chi alleluia. Lo prendono e lo portano in ospedale e lì viene assistito per qualche giorno, viene verificato, controllato dal punto di vista medico dai medici increduli che ritengono che sia impossibile che lui sia tornato a vita in questa maniera. Questa è una storia interessante, quella del ministro della fede, o se volete chiamarlo del prete Daniel Ekekuwu, che è un pastore protestante, ed è anche uno di quei casi in cui cominciamo a capire che, pur essendo un religioso, pur avendo un grande preconcetto, perché di solito chi di questo vive come tutti gli specialisti dei vari settori, ha una grande cultura nel suo ambiente che però gli crea dei grossi preconcetti. Nonostante questo ha cominciato a notare che non ci sono i diavoletti che pungono il sedere, che non ci sono le fiamme dell'inferno, ma che queste persone soffrivano una pena che sembrava venire dall'interno, una pena interiore. In più ha notato appunto in quella che è la città di Dio, in quella che è ovviamente una zona più alta, spiritualmente più alta, che nonostante tutto fosse pronto, le anime, le persone che avrebbero dovuto abitare queste abitazioni non erano ancora lì, perché dovevano ancora finire di essere pronti, di essere preparati, quindi di fare dei passaggi di preparazione. Questo collima perfettamente con tutte le indicazioni che ci vengono date anche nelle altre NDE, che noi finché siamo sulla terra dobbiamo approfittarne per aprirci, amare gli altri, conoscere le cose, apprenderle, quindi cercare di fare un percorso migliorativo per poter approdare subito, tra virgolette, mettiamo alle casette, alle belle casette pronte per noi, e non passare attraverso gli strati inferiori che dureranno molto 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 tempo, sicuramente più della nostra vita terrena. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di questa NDE, se avete cominciato a intravedere, a capire come mai a volte ci sono delle differenze di visioni tra un ritornato e un altro ritornato. Scrivetemi quindi cosa ne pensate. Ci vediamo in un prossimo video sulle NDE. Vi ricordo di mettere il like, di iscrivervi al canale, perché solo il 20% di voi che mi seguite è iscritto al canale. È un grande supporto per me e a voi non costa niente, è gratis, un click e non ci pensate mai più. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti da Armanno.